Ellen Gould Harmon e sua sorella gemella Elizabeth nacquero il 26 novembre 1827 nella città di Gorham, nel Maine, a circa 19 km a ovest di Portland. Lo Stato del Maine ha definito il suo luogo di nascita un sito storico, anche se oggi c'è qualche dubbio sul luogo esatto della casa. Suo padre Robert era un cappellaio e questa era l'attività di famiglia. Dando seguito alle informazioni che i cappelli venivano venduti per un prezzo molto più alto nel sud che nel nord, si diresse a sud verso lo stato della Georgia. Mentre era via, però, qualcosa di tragico sarebbe accaduto. Ellen ed Elizabeth frequentarono la scuola del quartiere di Brackett. Oggi l'edificio è dietro di me, anche se non è più usato come scuola. E un giorno, mentre tornavano a casa, furono sgridate con rabbia da una ragazza più grande. Sentendosi in pericolo e volendo evitarla, iniziarono a correre. E mentre correva, Ellen si voltò a guardare e in quel preciso momento una pietra la prese in faccia. Nonostante sanguinasse pesantemente e svenendo più volte, riuscì a tornare a casa e fu immediatamente chiamato un dottore. Il primo medico disse che non avrebbe vissuto più di qualche giorno. Un altro suggerì di mettere del filo d'argento nel naso per mantenerne la forma, ma alla fine non si fece nulla. Rimase incosciente per 3 settimane e quando finalmente riacquistò la sua coscienza non si ricordava nulla. Il suo viso era cambiato per sempre e quando suo padre tornò dal suo viaggio verso sud, essendo in pena per Ellen, a prima vista non la riconobbe. Ellen dovette sopportare di essere chiamata in modo ridicolo e con insulti dai bambini del suo quartiere e faticò a leggere quando tornò a scuola e alla fine dovette lasciare la scuola. Il corso della sua vita avrebbe preso un'altra grande svolta quando un famoso predicatore, William Miller, arrivò in città. La sua famiglia era metodista e andarono a sentirlo predicare in una chiesa in Casco Street, a Portland. Lo sentirono parlare in modo convincente e appassionato del prossimo e imminente ritorno di Gesù. Sembra alquanto strano oggi pensare che si trattava di un insegnamento radicalmente nuovo. Abbracciarono questo messaggio e per questo motivo furono dissociati dalla chiesa metodista di Chestnut Street. Non perché qualcuno mettesse in dubbio la loro morale o la vita cristiana, ma semplicemente perché accettarono il messaggio dell'immediato ritorno di Gesù. Ellen aveva 17 anni il 22 ottobre 1844 quando Gesù non ritornò e sperimentarono la grande delusione. La sorella gemella Elisabetta e suo fratello Robert avrebbero perso la loro fede nel pronto ritorno di Gesù nelle settimane a venire, anche se in seguito Robert l'avrebbe riconquistata. E così Dio la decretò che da una piccola città del Maine, nella punta nord-orientale degli Stati Uniti d'America, sarebbe emerso qualcosa di grande. Nonostante soffrisse di terribili ferite che avrebbero ostacolato molte altre persone nella vita, nonostante la mancanza di educazione, affrontando la ridicolizzazione riguardo al suo aspetto e alla sua fede, Dio l'avrebbe usata per influenzare il mondo. E così oggi non importa quanto piccola o insignificante possa essere la nostra formazione o la nostra esperienza, Dio è alla ricerca di mezzi umili da poter utilizzare, che tu possa essere uno di loro.